Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV. La tagliatelle alla bolognese è un tipico piatto italiano a base di pasta e ragù alla bolognese. Iscriviti. Ingredienti. Metti un like alla ricetta. 1 500 g di tagliatelle. 2 500 g di carne macinata di manzo. 3 200 g di carne macinata di vitello. 400 g di pancetta affumicata. 5 una cipolla. 6 una carota. 7 un gambo di sedano. 8 un bicchiere di vino bianco. 9 una bottiglia di passata di pomodoro. 10 un cucchiaio di concentrato di pomodoro. 11 una foglia di alloro. 12 un rametto di rosmarino. 13 sale e pepe. Procedimento. Vai alla community e vota i sondaggi. 1. Tritare finemente la cipolla, la carota e il sedano. 2. Tagliare la pancetta a dadini. 3. In una pentola capiente, rosolare la pancetta a fuoco medio. 4. Aggiungere la carne macinata e rosolare per circa 10 minuti, mescolando spesso. 5. Sfumare con il vino bianco e far evaporare. 6. Aggiungere la passata di pomodoro, il concentrato di pomodoro, la foglia di alloro, il rametto di rosmarino, il sale e il pepe. 7. Abbassare la fiamma e cuocere a fuoco lento per circa 2 ore, mescolando di tanto in tanto. 8. Nel frattempo, cuocere le tagliatelle in acqua bollente e salata per il tempo indicato sulla confezione. 9. Scolare le tagliatelle al dente e condirle con il ragù alla bolognese. 10. Servire immediatamente. Pubblicità con il cuore. Gli spaghetti alla puttanesca sono un primo piatto italiano a base di spaghetti, pomodorini, acciughe, capperi, olive nere e origano. Il piatto è originario di Napoli ed è considerato uno dei piatti più rappresentativi della cucina napoletana. Ricordati di iscriverti. Ingredienti. Metti un like alla ricetta. 1 400 g di spaghetti. 2 4 cucchiai di olio extravergine di oliva. 3 2 spicchi d'aglio, tritati finemente. 400 g di pomodorini ciliegia, tagliati a metà. 5 50 g di olive nere denocciolate. 6 20 g di capperi dissalati. 7 4 filetti di acciughe sott'olio, dissalate e diliscate. 8 mezzo cucchiaino di origano secco. 9 sale e pepe quanto basta. Preparazione. Vai alla comunità e vota i sondaggi. 1. Cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata, seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. 2. Nel frattempo, scaldate l'olio extravergine di oliva in una padella capiente a fuoco medio. 3. Aggiungete l'aglio e fatelo soffriggere per 1 minuto, fino a quando diventa dorato. 4. Aggiungete i pomodorini ciliegia, le olive nere, i capperi, le acciughe, l'origano, il sale e il pepe. 5. Fate cuocere il sugo per circa 10 minuti, a fuoco medio, fino a quando si è ristretto e ha acquisito una consistenza densa. 6. Scolate gli spaghetti al dente e versateli nel sugo. 7. Mescolate bene per amalgamare gli ingredienti. 8. Servite gli spaghetti alla puttanesca immediatamente, guarniti con una spolverata di prezzemolo fresco tritato.
Ecco per voi i maccheroni alla marinara. Ingredienti. Iscriviti. 1 400 g di maccheroni. 2 una cipolla. 3 2 spicchi d'aglio. 4 400 g di pomodori pelati. 5 mezzo bicchiere di vino bianco. 6 un quarto di cucchiaino di sale. 7 un quarto di cucchiaino di pepe nero. 8 un quarto di cucchiaino di basilico essiccato. 9 un quarto di cucchiaino di origano essiccato. 10 un quarto di cucchiaino di prezzemolo tritato. 11 un quarto di cucchiaino di olio d'oliva extravergine. Istruzioni. Metti un like alla ricetta. 1 cuocere i maccheroni secondo le istruzioni sulla confezione. 2 nel frattempo, tritare la cipolla e l'aglio. 3 in una padella grande, scaldare l'olio d'oliva a fuoco medio. 4 aggiungere la cipolla e l'aglio e cuocere fino a quando sono morbidi, circa 5 minuti. 5 aggiungere i pomodori pelati, il vino bianco, il sale, il pepe nero, il basilico essiccato, l'origano essiccato e il prezzemolo tritato. 6 portare a ebollizione, quindi ridurre il fuoco e cuocere a fuoco lento per 20 minuti, o fino a quando la salsa sia addensata. 7 scolare i maccheroni al dente e aggiungerli alla salsa. 8 mescolare bene per ricoprire i maccheroni con la salsa. 9 servire immediatamente. Consigli: vai alla community e vota i sondaggi. 1 per un sapore più intenso, utilizzare pomodori freschi pelati e tagliati a cubetti. 2 aggiungere un pizzico di peperoncino rosso per un tocco piccante. 3 servire i maccheroni alla marinara con una spolverata di parmigiano reggiano grattugiato. Ecco una ricetta per le fettuccine alla salvia. Ingredienti. Iscriviti. 1 400 g di fettuccine. 2 tazze di burro non salato, diviso. 3 una tazza di parmigiano reggiano grattugiato. 4 un quarto di tazza di pinoli. 5 un quarto di tazza di salvia fresca tritata. 6 sale e pepe nero a piacere. Istruzioni. Metti un like alla ricetta. 1 cuocere le fettuccine secondo le istruzioni sulla confezione. 2 nel frattempo, in una grande padella, sciogliere una tazza di burro a fuoco medio. 3 aggiungere i pinoli e la salvia e cuocere per 2 a 3 minuti, o fino a quando i pinoli sono dorati e la salvia è croccante. 4 togliere la padella dal fuoco e aggiungere il parmigiano reggiano, il sale e il pepe. Mescolare fino a quando il formaggio è sciolto. 5 scolare le fettuccine al dente e trasferirle nella padella con il burro. 6 mescolare per ricoprire le fettuccine con il burro e il formaggio. 7 servire immediatamente. Consigli:
Vai alla community per votare. 1 per una versione più ricca. Aggiungere mezza tazza di panna al burro fuso. 2 per una versione più leggera. Sostituire il burro con olio d'oliva. 3 per una versione più piccante. Aggiungere un quarto di cucchiaino di peperoncino in polvere al burro fuso. 4 per una versione più vegetariana. Omettere la pancetta. 5 per una versione più vegana. Sostituire il burro con burro di soia o margarina e il parmigiano reggiano con formaggio vegano. Esistono diverse varianti di questa ricetta, alcune con il salmone fresco, alcune affumicate, alcune con la panna, alcune senza panna, alcune in bianco, alcune con i pomodorini. Ingredienti: iscriviti. 1 320 g di farfalle. 2 200 g di salmone affumicato. 3 mezza cipolla rossa tritata. 4 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. 5 mezzo bicchiere di vino bianco. 6 mezzo bicchiere di panna fresca. 7 mezzo cucchiaino di sale. 8 un quarto di cucchiaino di pepe nero. 9 un quarto di cucchiaino di prezzemolo tritato. Preparazione: metti un like alla ricetta. 1 cuocete le farfalle in acqua bollente e salata secondo le indicazioni sulla confezione. 2 nel frattempo, fate soffriggere la cipolla in una padella con l'olio extravergine d'oliva. 3 aggiungete il salmone affumicato e fatelo rosolare per qualche minuto. 4 sfumate con il vino bianco e fate evaporare. 5 aggiungete la panna fresca, il sale, il pepe nero e il prezzemolo tritato. 6 fate cuocere per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto. 7 scolate le farfalle al dente e versatele nella padella con il condimento. 8 mescolate bene e servite subito. Consigli: vai nella community e vota il sondaggio. 1 potete aggiungere al condimento anche altri ingredienti, come zucchine, carote o pomodorini. 2 se volete una pasta più cremosa, potete aggiungere un po' di latte al condimento. 3 potete servire le farfalle al salmone con una spolverata di parmigiano grattugiato. Alla prossima gustosa ricetta! Salve, sono Silvano, lo chef nostrano. Le fettuccine alla modenese sono un primo piatto tipico della cucina modenese. Si preparano con fettuccine, prosciutto crudo, piselli, burro, parmigiano reggiano e tartufo nero. Ingredienti: iscriviti. 1 400 g di fettuccine. 2 100 g di prosciutto crudo. 3 100 g di piselli. 4 50 g di burro. 5 50 g di parmigiano reggiano. 6 mezzo tartufo nero. 7 sale e pepe quanto basta. Procedimento: ricordati di mettere il like alla ricetta. 1 cuocete le fettuccine in acqua bollente e salata per il tempo indicato sulla confezione. 2 nel frattempo, fate soffriggere il prosciutto crudo in una padella con il burro. 3 unite i piselli e cuocete per 5 minuti. 4 sbattete il parmigiano reggiano con un po' di latte e versate il composto nella padella con il prosciutto e i piselli. 5 regolate di sale e pepe e fate cuocere per 2 minuti. 6 scolate le fettuccine al dente e conditele con la salsa. 7 aggiungete una grattugiata di tartufo nero e servite subito. Consigli: vai nella community a votare il sondaggio. 1 per un piatto ancora più gustoso, potete utilizzare del prosciutto crudo di Parma. 2 se non avete il tartufo nero, potete sostituirlo con il tartufo bianco o con qualche lamella di porcini freschi. 3 potete decorare le fettuccine alla modenese con una foglia di basilico fresco.
sono Silvano, lo chef nostrano. Ecco la ricetta degli spaghetti alla carbonara. Ingredienti: iscriviti. 1 400 g di spaghetti. 2 200 g di guanciale o pancetta affumicata. 3 4 tuorli d'uovo. 400 g di parmigiano reggiano grattugiato. 5 mezzo cucchiaino di pepe nero macinato. 6 sale quanto basta. Procedimento: metti un like. 1 porta a ebollizione una pentola d'acqua salata e cuoci gli spaghetti secondo le indicazioni sulla confezione. 2 nel frattempo taglia il guanciale a listarelle sottili. 3 scalda un tegame a fuoco medio e aggiungi il guanciale. Fai rosolare per 5 a 7 minuti o finché non sarà croccante. 4 togli il guanciale dal fuoco e mettilo da parte. 5 in una ciotola sbatti i tuorli d'uovo, il parmigiano reggiano, il pepe nero e un pizzico di sale. 6 scolare gli spaghetti al dente e trasferirli nella ciotola con le uova. 7 aggiungi il guanciale croccante e mescola bene. 8 servi gli spaghetti alla carbonara subito con un'abbondante spolverata di pepe nero macinato. Consigli: vai nella community e vota i sondaggi. 1 per un risultato più cremoso, usa una pentola di acqua abbondante e poco sale. 2 non cuocere troppo gli spaghetti, devono essere al dente. 3 aggiungi il guanciale croccante alla fine della cottura, così non diventerà molle. 4 se ti piace, puoi aggiungere una spolverata di prezzemolo tritato fresco sopra gli spaghetti alla carbonara. Buongiorno. Gesù Silvano, le chef nostrano. Ecco la ricetta per i bucatini alla matriciana. Ingredienti: iscriviti. 1 400 g di bucatini. 2 200 g di guanciale di amatrice. 3 200 g di passata di pomodoro. 4 mezzo bicchiere di vino bianco. 5 mezzo cucchiaino di peperoncino in polvere. 6 mezzo cucchiaino di sale. 7 un quarto di cucchiaino di pepe nero. 8 pecorino romano grattugiato quanto basta. Preparazione: metti un like. 1 tagliare il guanciale a cubetti. 2 in una padella capiente soffriggere il guanciale a fuoco medio-basso fino a quando non sarà croccante. 3 aggiungere il vino bianco e lasciare evaporare. 4 aggiungere la passata di pomodoro, il peperoncino in polvere, il sale e il pepe. 5 portare a ebollizione, poi abbassare la fiamma e cuocere per 15 a 20 minuti o fino a quando il sugo si sarà ristretto e addensato. 6 nel frattempo cuocere i bucatini al dente secondo le istruzioni sulla confezione. 7 scolare i bucatini e versarli nella padella con il sugo. 8 mescolare bene per amalgamare il sugo con la pasta.
9. Servire i bucatini alla matriciana immediatamente, conditi con abbondante pecorino romano grattugiato. Consigli: vai alla community e vota i sondaggi. 1. Per una versione più saporita, utilizzare guanciale stagionato. 2. Per una versione più piccante, aggiungere un po' più di peperoncino in polvere. 3. Per una versione più cremosa, aggiungere un po' di panna fresca al sugo. 4. Servire i bucatini alla matriciana con un contorno di verdure fresche o grigliate. Buongiorno. Gesù Silvano le chef nostrano. Oggi cuciniamo le bavette all'abruzzese. Ingredienti: iscriviti 1 400 g di bavette, 2 100 g di pancetta affumicata a dadini, 3 una cipolla tritata, 4 una carota tritata, 5 un gambo di sedano tritato, 6 400 g di pomodori pelati a dadini, 7 mezzo bicchiere di vino bianco, 8 mezzo cucchiaino di origano secco, 9 un quarto di cucchiaino di peperoncino in polvere, 10 sale e pepe quanto basta, 11 e 100 g di pecorino romano grattugiato. Preparazione: metti un like. 1. Cuocete le bavette in acqua bollente e salata, seguendo le indicazioni sulla confezione. 2. Nel frattempo, fate soffriggere la pancetta affumicata in una padella capiente con un filo d'olio d'oliva. 3. Aggiungete la cipolla, la carota e il sedano tritati e fateli soffriggere per 5 minuti. 4. Unite i pomodori pelati, il vino bianco, l'origano, il peperoncino in polvere, il sale e il pepe. 5. Fate cuocere il sugo a fuoco lento per 30 minuti o fino a quando non si sarà ristretto. 6. Scolate le bavette al dente e conditele con il sugo all'abruzzese. 7. Aggiungete una generosa spolverata di pecorino romano grattugiato e servite subito. Consigli: clicca community e vota i sondaggi. 1. Per un risultato ottimale, utilizzate bavette di ottima qualità. 2. Se non trovate i pomodori pelati, potete utilizzare i pomodori freschi, pelati e privati dei semi. 3. Per una versione più piccante, potete aumentare la quantità di peperoncino in polvere. 4. Le bavette all'abruzzese si possono conservare in frigorifero per un giorno. Sono Silvano lo chef nostrano. Se ti piace questa ricetta metti un like. Grazie, gli spaghetti aglio olio e peperoncino sono un primo piatto semplice e veloce da preparare, ma molto saporito. Sono un piatto tipico della cucina napoletana, ma sono apprezzati in tutta Italia. Ingredienti: 1. 12 ounce di spaghetti. 2. 2 spicchi d'aglio, tritati finemente. 3. Un quarto di tazza di olio d'oliva extravergine.
4. Un quarto di cucchiaino di peperoncino in polvere. 5. Un quarto di cucchiaino di sale. 6. Un quarto di cucchiaino di pepe nero. 7. Un quarto di tazza di prezzemolo fresco tritato. Istruzioni: iscriviti. 1. Portare a ebollizione una pentola d'acqua salata e aggiungere gli spaghetti. 2. Cuocere gli spaghetti secondo le indicazioni sulla confezione. 3. Nel frattempo, in una padella grande, scaldare l'olio d'oliva a fuoco medio. 4. Aggiungere l'aglio e cuocere per 1 minuto, o fino a quando non è fragrante. 5. Aggiungere il peperoncino in polvere, il sale, il pepe e il prezzemolo. 6. Scolare gli spaghetti al dente e trasferirli nella padella con l'olio all'aglio. 7. Mescolare bene per rivestire gli spaghetti con l'olio all'aglio. 8. Servire subito. Ecco alcuni suggerimenti per preparare degli spaghetti aglio e olio perfetti. 1. Usare spaghetti di buona qualità. 2. Cuocere gli spaghetti al dente. 3. Non cuocere l'aglio troppo a lungo, o diventerà amaro. 4. Aggiungere il prezzemolo fresco alla fine, per mantenere la sua freschezza. 5. Servire gli spaghetti subito, per gustarli al meglio. Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV. Amici di Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva! Sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento e per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina che torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao ciao.